Pavilion X360 è un notebook da 14 pollici con un processore interessante, 8 GB di RAM, che diventa all'occorrenza un tablet con un display davvero molto interessante. Segui questa recensione fino alla fine, vediamo caratteristiche principali, pro, contro, giudizio finale dopo alcuni mesi di utilizzo. Se questa recensione vi è stata di aiuto, vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale perché presto ne usciranno delle nuove. Seguite questo video fino alla fine. Iniziamo! Partiamo dalle principali caratteristiche. HP Pavilion X360 14DW1000 può essere utilizzato, come detto, come un notebook, ma soprattutto come un tablet. Ha un display di 14 pollici multitouch, 8 GB di RAM DDR4, processore Intel i3 di 11ª generazione con 2 core e 6 MB di cache. 256 GB di spazio su disco SSD, quindi boot davvero molto veloce. Il banco di RAM è 1 ed è di 3200 DDR4. Il display è un IPS con risoluzione 1920x1080 e come detto la diagonale da 35,6, cioè 14 pollici di grandezza. Le dimensioni 32,4 x 22,1 x 1,8 cm, peso 1,61. Passiamo ora alla connettività. Oltre il lettore di impronte digitali SmartPin CA, che è collocato nella parte anteriore della tastiera, quindi nel comparto tastiera, subito sotto i tasti di direzione, troviamo un port USB di tipo C con una velocità di trasmissione di 10 GB per secondo. Troviamo due porte USB di tipo A con una velocità di 5 GB per secondo, un'uscita video HDMI 2.0, una combo cuffie microfono e un lettore di schede di memoria multiformato SD. L'alloggiamento è indicato al numero 7, è di fatto l'ingresso dell'alimentatore. La spia accanto indica la presenza della carica dell'alimentatore che di fatto sta caricando la batteria, e la sua lampeggiante indica che la batteria è in esaurimento. Arriviamo proprio alla batteria, che è forse un po' una delle poche noti dolenti di questo notebook tablet. La tipologia di batteria è un ioni di litio da 3 celle e l'autonomia dichiarata va dalle 8 ore alle 10 ore a seconda se lo stiamo utilizzando in un ciclo misto oppure con riproduzione video. La nota negativa è che questa autonomia io non l'ho vista troppe volte. Comunque questo non vuole dire che il tablet duri un'ora o due, qualche ora lo fa, ma soprattutto la nota negativa è la sostituzione della batteria, che non è di facile, è un'attività facile, perché di fatto non c'è un alloggiamento da aprire dietro, ma bisogna smontare e aprire il notebook, e soprattutto occorre rivolgersi all'assistenza se la batteria non è più in grado di mantenere la carica. Un'attività manuale fatta nel periodo di garanzia la può compromettere e annullare. Il software in dotazione Windows 10, Home 64 bit, upgradabile alla versione 11, la suite HP Application, tra cui l'HP Support Assistant, davvero molto utile per mantenere aggiornato il computer e anche il BIOS, un mese di prova Office 365 insieme a ExpressVPN e la SPAS Premium, 30 giorni gratuiti, oltre che qualche software di base in dotazione. Ora arriviamo all'unboxing, vediamo il primo utilizzo e poi torniamo per i pro e contro e il voto finale. All'interno della confezione troviamo HP 360, quindi il notebook tablet, il pennino che può essere caricato tramite la porta USB di tipo C, che come abbiamo visto è presente sul lato destro del computer, del notebook, con il cavo di caricamento, oltre che il cavo di alimentazione
Apriamo ora il nostro HP e avviamo la prima installazione. Come vedete, davvero molto elegante, la scocca grigia in alluminio, pellicola di protezione, tastiera display 14 pollici, davvero di qualità, soprattutto anche nella modalità tablet, tastiera molto pulita, lineare, come vedete già si intravedono le cerniere che di fatto permettono l'apertura del tablet in modalità tablet, quindi si apre del tutto in questo modo, si gira e si ottiene il tablet. Per tornare nella modalità notebook si riattiva, si ripiega e questo permette di utilizzare la tastiera, mentre invece nella modalità tablet la tastiera la va a disattivare. Avviamo e completiamo abbastanza velocemente l'installazione del sistema operativo. Davvero interessante la possibilità di sbloccare tramite l'impronta digitale questo notebook tablet. Come vedete, basta in Windows 10 registrare la propria impronta digitale toccando il sensore e quindi sbloccherete tablet notebook con solo un tocco del dito. Molto sensibile, ovviamente, occorre tarare la prima volta più volte, come in tutti i primi utilizzi, quindi terminate la lettura dell'impronta digitale e a questo punto potete sbloccare il tablet solo con impronta digitale. Per trasformare il nostro notebook in un tablet basta girare completamente il display. Questo permette di bloccare la tastiera, girare, ruotare lo schermo e di fatto utilizzare a tutti gli effetti il nostro schermo multi-touch come se fosse un vero e proprio tablet. Davvero anche molto responsivo come velocità, e la velocità è sicuramente un fattore interessante, la velocità di reazione di questo schermo multitouch. Possiamo tenere in posizione verticale il nostro tablet, quindi allargando la nostra base la possiamo tenere in piedi anziché oppure appoggiarlo. Come vedete, la tastiera è completamente bloccata quando siamo in questa modalità. Per tornare nella modalità notebook basta appunto girarlo. Interessante anche il pennino in dotazione, perché ovviamente vi permette di prendere appunti e che ha una sua ricarica USB di tipo C che può essere collegato alla porta USB di tipo C presente sulla parte di destra del nostro notebook tablet. Questo è il cavo di
ricarica presente all'interno della confezione. All'interno della confezione sono presenti anche i pennini di ricambio. Proviamo ora in modalità tablet il pennino, la responsività del pennino, i tempi di risposta del pennino, come potete vedere, sono davvero molto rapidi. Arriviamo alle conclusioni. Cosa ci è piaciuto e cosa meno? 14 pollici per un tablet è davvero tanta roba. La qualità, soprattutto di questo display, è molto interessante anche per la versione notebook, per quando siamo nella modalità notebook. Windows 10 sia come notebook ma anche come tablet è davvero una bellissima scoperta. Cerniere robuste permettono appunto il cambio tablet quotidiano, tablet notebook, senza apparentemente andare a rompere nel tempo questo meccanismo di switch. La ricerca del dettaglio e del design è davvero una caratteristica principale di questo bel notebook tablet. La dotazione di base, il rapporto qualità-prezzo, a mio avviso, sono davvero interessanti. I contro però ce ne sono. Batterie, e ruotola tutto intorno al comparto batterie. La batteria, come detto, non è sostituibile agevolmente. L'autonomia non è quella dichiarata, è sicuramente qualcosa di meno. È compatto sì, ma con un peso non proprio trascurabile. In questi mesi in cui l'ho provato ho sentito un po' la differenza, soprattutto quando sono in modalità tablet e effettivamente la parte notebook pesa non poco, nonostante l'1,61 kg dichiarati. A mio avviso è troppo lo spazio dedicato alla cornice superiore nella modalità tablet. Certo, sarebbe stato bellissimo se fosse stato questa modalità di visualizzazione fosse stato senza cornice, completamente senza cornice. Forse i prossimi modelli magari riusciranno ad implementarla. Comunque, a mio avviso, voto 7, perché in un'unica soluzione troviamo un notebook dalle buone potenzialità e un ottimo tablet con un display davvero grande, soprattutto con Windows 10. I contro collegati al comparto batterie, come detto, è l'autonomia, però complessivamente è davvero un prodotto che consiglio. Spero di esservi stato di aiuto. Se avete qualche dubbio o domanda lasciate tutto nei commenti. Iscrivetevi al canale perché presto usciranno nuove recensioni. Grazie per l'attenzione e alla prossima.